Abbiamo iniziato. Ciao, Ciao. Emanuela ed Elena, 2E, escursionisti esteri. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo oggi? Andiamo nella storia di Emanuela. Mhm. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vivi. Allora, è lei. Ehm, C'è questa scena dove ci sono tutti questi esserini piccoli che vogliono strapparle i capelli. Allora, i suoi capelli sono un collegamento, la prima cosa che proprio mi fa vedere è che sono un collegamento molto importante eh, della sua, mi dice la PS, che utilizza molto i capelli per sentire le vibrazioni esterne, ok? E questi esserini stanno cercando di strapparglieli, di renderla calva. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Cerca di andare via dagli esserini e venire verso di me, dicendomi, dimmi cosa fare per... Cerchiamo cosa fare per toglierli dai miei capelli. Ok, gli esserini sono delle entità eteriche. Sì, sono tutti grigi, dei piccoli, però. E sono dei grigi. Sì, dei grigi, sì. Chi sono i capi dei grigi? È venuto fuori Zeus. È anche un'interferenza di Emanuela? Sì, utilizza loro per Quindi direi interferire. Zeus, Sì, perché a sì. me dei grigi non frega Eh niente. sì, Poi, certo. quali sono gli altri? Ah no, aspetta, i grigi Mm, sono stati mandati cioè, sono stati decisi da Emanuela a inizio vita o li ha tirati su con una delle tante esperienze che ha fatto, compresa sì. la sua bellissima sessione con quello che riceveva le rose sul trono. A proposito di trono, no, perché non dimentichiamoci da dove vengono le persone e quale preparazione hanno. Il Mm, trono e la TV. infatti. Ehm, no, allora, i grigi hanno iniziato, Zeus con i grigi hanno iniziato a interferire Emanuela quando lei aveva 30 anni circa. E a quell'età lì è come se avesse avuto visto proprio un momento dove ha iniziato a capire che la realtà va oltre quello che vediamo e sentiamo e ha iniziato a ricercare. E lì, ecco, proprio vedo che i grigi hanno iniziato ad attaccarsi ai suoi capelli, cercando di interferire la sua antenna, diciamo, ricettiva. Ok, continuiamo con le entità eteriche. Vediamole. Ha un corvo Mhm. e poi c'è una mantide che come se mandasse dei mm, comandi, mi viene da dire, sì, una specie, è una via di mezzo tra una formica e una mosca ed è collegata alla mantide. È tipo una mosca che però cammina come le formiche. Poi? Basta. Quindi la mantide con la mosca, il corvo e dietro vedo Odino, di fianco a Zeus, lo vedevo già, e Zeus e i grigi. Mentali. Allora, una di livello 2, ehm,
che direi che si chiama parole grigie. È come se questa entità mentale modificasse le sue parole per renderle meno specifiche. Quindi in eterico, come se su un foglio lei scrivesse delle parole belle incise, quindi molto chiare, e questa entità mentale le rendesse meno visibili, più neutre, meno chiare, no? Quindi un grigio, con poco senso. Mhm. Poi ce n'è una di livello 3 che è vortice di confusione. Ehm, Prende tutto i suoi pensieri, ok, e li inizia a far frullare in questo vortice. Quindi ogni volta che lei ha una sequenza di pensieri logici che hanno una certa logica e chiarezza, gli vengono shakerati e quindi non li vede più, come se li vedesse tutti assieme e rendono la cosa confusa. E poi ce n'è una di livello 5 che anche qua è come se fosse, anche qui rende le cose confuse, ma sono proprio le relazioni con le persone. È come se le confondessero il suo ruolo con le persone, no? Cioè lei Mm. può essere mamma, moglie, figlia, amica, ok? E questa entità mentale mischia i suoi ruoli e quindi magari senza che lei si accorga, invece che essere mamma, magari è amica col figlio, no? Ok? Mm, mm, mm. Quindi ecco, Invece di essere moglie col marito, è insomma, mamma, che non ne so, mamma, ecco. insegnante, Esatto. commercialista Sì. e impianti. Ehm, sì, c'è questo impianto che è come... ehm, allora, praticamente è un cerchio orizzontale e attaccato a questo cerchio ci sono tante bacchette verticali e questo è l'impianto, è proprio in mezzo alla testa. E quello è uno mentale. Poi ha un impianto eterico proprio come se disegnasse le clavicole e la prima, è come se continuasse, no? Le clavicole e poi dietro come se facesse un cerchio. E attraverso questo cerchio è come se la manovrassero il fisico, no? Quindi la facessero girare da una parte e dall'altra a seconda di quale situazione lei non deve vivere. Quindi ogni volta che è davanti a una situazione che potrebbe essere verso la sua crescita, ok, verso la sua consapevolezza ed evoluzione, loro la ruotano. Quindi lei poi vive un'altra esperienza. Poi? E poi ce ne sono due nelle ginocchia. È come se limitassero, sono due impianti, tipo due sfere, in un ginocchio e nell'altro, proprio in mezzo all'articolazione, e in eterico sono uniti tra loro, ok, all'interno. Quindi lei ha come se potesse fare dei passi molto corti e molto limitati. Quindi anche lì è un altro modo per limitare la sua consapevolezza e la velocità della consapevolezza, cioè non può correre verso la sua consapevolezza e libertà, ok? Può fare passettini minuscoli per rallentarla. Mm, basta, basta. Basta, basta. Nome del progetto di Emanuela. Legame di confusione. Nome della PS.
Margherita. Pie. Garofano. Vibrazione. 28 miliardi. Consapevolezza. 138. PS. 39. Vite. 1935. Cervello. 8.9. Ok, mettiamo nel cinema il suo marito, l'uomo per cui ha un po' perso la testa, ma non lo sa nemmeno lei, e il figlio. Mhm. Allora, il marito e il figlio sono in prima fila. L'altro uomo è più o meno a metà del cinema. Allora, diciamo che non ha idea di chi sia Emanuela, ok? Ma è come se non potesse fare a meno che essere incuriosito da lei, quindi eh, mm, mm, ha sempre questa tendenza a interagire con Emanuela, ecco. Mm. E quindi assolutamente ha accettato l'invito di Emanuela a entrare nel cinema. Come se fosse un po' spaventato, ma non può fare a meno di, di esplorare in qualche modo il mondo di Emanuela, ecco. Questo è l'amante, non so come chiamarlo. Sì. Chiamiamolo l'amante, vabbè, Mhm. non so come chiamarlo. Neanche perché si sono visti una Mm, volta, mm, mm, mm. e forse neanche in quel senso. Mm. Quindi ricapitolando, chi c'è? Ci sono tutti e tre, marito, figlio e questo ragazzo qua. Ok, analizziamo velocemente alcune esperienze che ha avuto Emanuele. Innanzitutto la sua precedente sessione. Chi gliel'ha fatta viene nel cinema a vedere, visto che già coppia online, magari vuole copiare anche nel cinema, anche se non può farlo. Cosa ridi, Elena? Hai una rosa? Perché se ti puoi presentare a lui devi portare una rosa. Ce l'hai una rosa, Elena? No. Poi vedi la rosa, no? La rosa rossa. Ogni tanto qualcuno nei commenti mi dice che io sono qui, che io sono là, che io sono colluso qui e là. Uno c'ha la rosa, con l'altro c'ha i protocolli, che voglio dire, più 100 flessioni sacco di merda, ma no? Cioè, ve lo devo dire io cosa vuol dire protocollo? Eh, Questa frasario in questo modo, che cosa vi ricorda? Io non ve lo devo dire, ci dovete arrivare voi. L'altro si sposta i capelli di qua e di là e non sa manco l'italiano. Bah, siamo proprio messi male, eh. Meno io ogni tanto dico non dire parolacce, Elena, e vi faccio ridere, almeno quello, parlare di tutto il lavoro gigantesco che stiamo facendo. By the way, viene o non viene? sì, è in l'ultima fila. Mm. Boh, sì, è lì. Non so come dirti a livello energetico l'attitudine che ha. È come se venisse a prendere prove che ha ragione lui. Quindi non Volesse può venire a entrare, prendere. non può Infatti, entrare. Va bene, in eterico ci sta una stretta di mano? sì, secondo me sì. Cioè, è pipiù Va quasi bene. la sua insicurezza
forza, non è tanto il volere, è Io però quasi mi porto dietro i miei ad eternum, io sono fatto di ad Mhm, eternum, quindi se vuoi ci facciamo anche un bel abbraccio fraterno. mhm. Mm? Allora, sto vedendo una cosa particolare perché lui, allora, è come se la parte frontale di lui è perfettamente, è al 100% verso di te, quindi c'è l'abbraccio, ok? E la parte posteriore di lui è come se tendesse a staccarsi perché viene attirata da tutti delle figure che ehm, riprendono angeli e cose varie. Ma la parte che si stacca che cos'è? La PE, la PS, l'entità? Questo... Entità che tirano la sua parte posteriore, come se fosse diviso in due, come se si stesse dividendo in due. Vabbè. Vabbè, salutiamo, tanto non può venire nel cinema. Pro e contro per Emanuela della sua sessione con costui. Cioè, risultati zero, risultati in negativo o risultati in positivo? Quali e di che entità? Allora, risultati in positivo, gli ha, ha avuto degli spunti per andare, per aprirsi ancora di più a livello, direi, di ricerca e curiosità verso la sua consapevolezza. Quindi ha iniziato ha avuto degli spunti per iniziare a cogliere altre opportunità e altre cose per andare verso la sua consapevolezza, ok? Aumentare le sue vibrazioni. Effetti negativi, per un periodo lei è stata agganciata a questa energia religiosa per un annetto. Poi, boh, con la sua consapevolezza, le sue ricerche, ha visto che non c'era niente di buono e è riuscita a sganciarsi. Ci sono state queste due cose qua. Quindi è come se lui inconsciamente facesse da tramite e quindi danno alle persone dà qualcosina di buono, ma in compenso poi a patto che vengano agganciate a quell'altra energia. Mm. Va bene, andiamo alla cena Wiccan. Abbiamo un invito a cena, una cena Wiccan. Questo è successo a Emanuela. Mm. Va suo marito a casa di un collega, un amico di lui, e la moglie o compagna, e la compagna è una strega Wiccan, cosa che scoprono quando sono seduti a tavola. Bevono vino rosso, immagino, mangiano carne, perché si mangia carne, quindi vino rosso, tutti belli sballati, e in modo reiterato, mi sembra 3 volte, poi canto il gallo, viene proposto praticamente a entrambi scambismo. Mm. Quindi, se vogliamo, un rito sessuale. Mm. Tra l'imbarazzo praticamente di tutti, tranne che della strega Wiccan. Mm. Nessuno lo sapeva, nessuno lo voleva. Rifiuto 1, rifiuto 2, rifiuto 3, poi canta il gallo, no, ovviamente questa ultima parte è una sciocchezza. Cosa succede? Prima chiamala comunque la strega Wiccan, che sono in vena di dolci, caldi abbracci dell'orsacchiotto, quindi abbraccio pure lei se vuole. No, scappa, cioè si allontana e prova in eterico a mandarti come se ti mandasse un... Tiki Maya Mayako? Sì, in eterico è come se ti mandasse un raggio di delle vibrazioni Wiccan, Mhm. ma non fa niente perché col tuo Deternum fai proprio scudo, quindi... Dai, seguiamola. Io sono per i caldi abbracci oggi. Quindi sai quelli, lo Mhm. sciumo del villaggio che corri tutti per abbracciarli. Ecco, sono quello io oggi. Sì, allora è come se allora Sono slot dei va Goonies. sempre indietro, sì.
Allora, arretra e Mhm. poi cerca di diventare come se tirasse fuori gli aculei da dietro, tutti rossi, tutti. Questo deve essere far paura. Non fa niente, io sono ovunque, sono già arrivato lì, la sto già Mm. abbracciando, circondando del mio ad eternum vivente. Siamo tutti uno, lei e anche me. Mm. Mm. So alzare il sopracciglio destro, sinistro non riesco. No, ce l'ho fatta. Siamo tutti uno. Sì, c'è un distacco, come se con gli ad eternum che ha questa caratteristica, succede la stessa cosa di prima, viene divisa in due, non davanti e dietro, ma è come se lo scudo Wiccan venisse distaccato da un'altra parte sua. Ecco, questo è praticamente come se agganciandosi a un'energia esterna si sentissero forti, si sentissero di, di poter essere forti. Se si sgancia tutta questa parte, diventano piccoli e si sentono vulnerabili. Chiamiamola questa energia, così facciamo la conoscenza di qualcosa di nuovo. Chi è? Chi viene? Allora, provo a descriverti questa figura. Allora, è una specie di diavolo demone con Nome? diavolo demone, cioè Nome? non ha nome. Car, 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 Carnat con la Mhm. K. E ha delle specie di ali grosse come quelle di pipistrello ed è tendenzialmente rosso, a parte una parte interna nera, il resto è rosso. Mm. Vabbè. Dopo quella cena, Emanuela ha avuto qualche problema a livello energetico. Allora, un po' di abbassamento. Sì, dopo tutto quell'episodio di notte che gli è capitato, diciamo che è come se tendenzialmente lei avesse tutti i giorni partisse da un livello vibrazionale più basso. Sì. È stato un Ehm, esperimento voluto? allora, diciamo che non essendo riuscita a fare il rito fisico, per non perdere l'aggancio, si fa un rito in eterico e di notte sono riuscita a ricontattare Emanuela in questa maniera. Diciamo che Emanuela è stata in grado però di contrastare un po' questo rito notturno, ok? Quindi non è stata agganciata, Mhm. ma ne è uscita con le vibrazioni abbassate, come se gli avesse un po' aumentato la potenza delle sue interferenze, ecco. E qual era la finalità del rito Orgia? Obiettivo? Era un rito di iniziazione e da lì in poi sarebbero susseguiti altri riti molto potenti di aggancio a quell'energia lì, mm, sì, di questo essere qua che non è l'energia della morte, ma è l'energia del. Mi viene da dire perversione negativa, cioè attraverso la perversione riescono a ciucciare questa energia bassa. Mm.
Ok, un bel po' di anni fa, anche quasi 10, un Wiccan mi fece un giochino, ma un giochino innocuo, di cui mi accorsi e stop lì. Dove sta lui adesso? Io non ne so più niente. Fisicamente e teoricamente come sta? Eh, è come se lo vedessi arrabbiato col mondo, quasi come se fosse in crisi di astinenza. Perché? Perché è arrivato a un livello di richiesta energetica che non è più in grado di soddisfare. Bah. Mm. Va bene, il capo della Wicca, voglio Karnat. Chi c'è sopra Karnat? Direi il secondo universo sono i tre rappresentanti, come se fosse una via di mezzo, ci sono soliti, Satana, Moloch e non mi ricordo mai l'altro, Lucifero. Diavolo. Mm. Satana, il diavolo, Lucifero. Aspetta, Satana. Sì, allora, diavolo io lo, Moloch. mm, Il diavolo è? secondo Moloch me o Satana? è Satana. Satana. Mm. Va bene, scriviamo sul Quindi, pavimento come dei Wiccan, o la parola Wicca. mhm, KK. sì. E siccome questa è una realtà virtuale anche nostra, io, poi tu fai come vuoi, Elena, se vuoi fai anche tu, fallo anche tu, Mhm, ci metto, vedi, sono 5 lettere. Sono 5 lettere, 5 ad eternum, una per ogni lettera mhm, sopra. Una bella stella a miliardi di punte. Plim, mhm, 1, 2, 3, 4 e 5. E sopra un'altra scritta. Io nego il consenso. mhm, INIC. Io nego il consenso. mhm, Non hanno il mio consenso nella mia realtà di esistere, di lavorare e perturbare la mia realtà. La mia. E ne esistono tante. Nella mia non hanno il mio consenso. mhm. Anche nella mia no. In quella di Emanuela? No, no, ma infatti lei, non avendoglielo dato Mm. subito, assolutamente no. Mhm. Ci sta anche lei, sta mettendo anche lei come noi gli ad eternum e tutte le cose. Va bene. Siamo andati via dalla cena. Come Mhm. analisi, ovviamente. Tecnica di liberazione che ha imparato. Valida? Lei aiuta davvero le persone? Interferita? Le persone che le hanno insegnato questa cosa sono interferite? Allora, sono interferite, ma non trasmettono, cioè non è che sono interferite da un'entità che attraverso questa cosa fa trasmettere delle interferenze. Sono interferite per affari loro. Non hanno, la cosa che fanno la vedo molto indipendente da qualsiasi tipo di entità, non li vedo legati a qualche entità particolare, però vibrano un po' basso, è come se avessero la necessità, ecco, vedo questa necessità molto enfatizzata di aiutare il mondo. Quindi, eh, agendo sulle Impellente. esatto, quindi agendo sulle persone, a parte che non fanno nulla per schermare le persone,
Quindi le persone quando sono in quello stato più collegate alla loro consapevolezza, spesso vengono, diciamo, ciucciate dalla loro energia, no? Mentre fanno questa cosa. Il loro lavoro, diciamo, ha un certo effetto positivo, però appunto in quel momento lì, non essendoci una schermatura, vengono anche private di energia. Quindi quello che Emanuela potrebbe fare è prima allenarsi, assicurarsi di diciamo, isolare il campo quando fa questo lavoro, quindi fare una protezione sia a lei che alla persona e, e poi potrebbe dare una mano. Però appunto c'è tutto prima un lavoro, una preparazione, secondo me, che è utile che lei faccia. Mm. Di che tipo? È proprio allenarsi a livello vibrazionale, a tenere le vibrazioni alte, sia sue che della persona che sta cercando di aiutare. Quindi non farsi prendere dall'insicurezza, dall'incertezza, non farsi trasportare dall'energia dell'altra persona. Ecco, quindi tutto molto neutro e obiettivo. Mm. Ma usando il sistema suo o questa tecnica, appunto? Allora, l'idea potrebbe essere quella della tecnica. Secondo me lei può trovare un suo modo, appunto, con questa schermatura, cioè a livello, se lei utilizza più a livello vibrazionale vibrazioni alte, funzionerebbe meglio. Cioè l'idea loro potrebbe essere buona, ma deve essere messa in un'altra forma, cioè vedo più un lavoro di vibrazione, un campo isolato, come se fosse una sfera, ok, di consapevolezza di vibrazioni. Non so cosa possa significare per Emanuela, però. Va bene. Mm. Due esperienze. Allora, la prima è quella in una chiesa dedicata a San Michele. Lei trova, credo su internet, un punto preciso in quella chiesa dove c'è una mattonella, diciamo, con un'indicazione, eccetera, dove lì c'è un passaggio di una ley line, di una delle ley lines o un punto energetico. Si concentra ed ha un'esperienza, diciamo, mistica. Che succede? Sì, allora non proteggendosi, proprio in quel punto lì, cosa fanno? L'ho visto anche in altre chiese con questa caratteristica che fanno queste cose qua. Quando la persona passa allora, se una persona passa su quella mattonella, nel momento in cui passa gli viene presa un po' di energia. Già. Se poi ti soffermi è come se ti mh, incanalassero una certa parte di energia e proprio lì la prendono. Ok, quindi l'esperienza che lei ha vissuto, diciamo, se capiti fermo sulla mattonella ti fanno vivere questo tipo di esperienza, chi più chi meno, ovviamente, ma quell'esperienza lì te la rendo bella, serena, piacevole, no? Ok, idilliaca, proprio perché così tu ti lasci andare completamente, stai lì un po' e noi prendiamo una certa parte di energia consistente. Allora, la cosa che io vedo spesso in queste chiese, in questi punti, è che è proprio un punto energetico molto forte dove loro collegano questi luoghi, no? Ma se ne sono, diciamo, la utilizzano, questi punti energetici li utilizzano per rendere le persone completamente aperte, vulnerabili e loro possono poi prendere l'energia che vogliono. A lei che è successo invece? E gli hanno preso un bel po' di energia, quello sì. Non è stata agganciata perché ha già sganciato, appunto, come dicevo, questa parte.
a sufficienza, però l'energia gliene hanno presa parecchia. Mm. Seconda esperienza, dimensione mariana. Vede questa sorta di Dio sul trono, vede Gesù, ehm, Dio cioè, le impone le mani, è tutta una visione in eterico. Lei sente l'unione tra anima, spirito e San Michele. Sì, allora è molto simile, cioè non è attraverso la mattonella, non è attraverso la chiesa, ma l'esperienza è molto simile, quindi il tentativo è sempre quello di prendere energia e però di agganciare le persone con questa, no? Con questa aiuto esterno, tra virgolette, no? Che darebbe San Michele con Dio, eccetera. Lei non è agganciata all'aiuto di San Michele, Dio è, però anche lì si è fatta, diciamo, fregare, tra virgolette, no? Credendo che fosse, lasciandosi andare a questa esperienza dove si stava benissimo, serena, bella, idilliaca, ok, a livello energetico molto bella. E anche lì gli hanno preso tanta, tanta, tanta energia. È come se loro la prima volta ha funzionato, la seconda ha funzionato, se noi facciamo spesso così, anche se non è agganciata, la sua energia la possiamo prendere lo stesso. Ecco, Diciamo che fanno benzina. esatto, in un'altra Se, maniera, una maniera Emanuela un po'. va in giro sempre col pieno e ogni tanto si ritrova a secco dopo Esatto. queste esperienze. Mm, Poi piano piano lei si rifà la sua benzina, però le costa mm, tempo, fatica. esatto, Ma esatto. chiediamolo qualcosa, chiediamo a San Michele, chiamiamo San Michele. Apriamo la busta, che entri San Michele. Apri la busta, io sono la donna. No, rido perché ho visto una figura poco tempo fa che mi ha fatto ridere, quindi Cioè? riguardo questo. E allora, un arresto avvenuto ultimamente, no? Ah, di chi? In Ah, Italia, una roba. Messina Denaro, diciamo, l'abbiamo fatto la Ah, ok. sessione. Ah, sì, giusto. Ok, Messina Denaro seduto, no? Ah, c'è posto per te. E la busta che si apre, e dietro ci sono due carabinieri. Vabbè, Elena è Eh. matta, scusate. Bisogna essere un po' matte per fare questo Guarda. lavoro. Mm, L'apriamo. E mhm. qua c'è i carabinieri. Vabbè. E, dicevo, San Michele, che entri San Michele Sì, in studio. è un file. Allora, arriva proprio, praticamente vedo l'immagine di questo San Michele, che è praticamente, vedo il bordo, quindi il contorno, che è proprio una sequenza di dati molto concentrata e all'interno i dati un po' più diradati. Vabbè, nel mio videogioco io ho avuto a Mhm, che fare con San Michele, cioè è nella mia realtà. Me sta a romper cazzo, in sostanza, nella mia realtà io non lo voglio. Quindi oggi mhm, sono svegliato, ho detto voglio abbracciare un file. mhm, Quindi bimbo matto a bracciolo oggi se ne va a rincorrere San Michele per un caldo abbraccio Teddy Bear. mhm. E scompare. Niente. Avevamo San Michele e non l'abbiamo più. Vabbè, Sì. ci posso fare. Tanto comunque con i miei esempi io semplifico anche la mia realtà. E intanto Emanuela guarda, Mm, anche nel cinema, ma lei frega soprattutto di Emanuela oggi. sì, sì, sì. Ok, quindi le due esperienze, diciamo, mistiche, una della chiesa di San Michele, l'altra con di mezzo ma San Michele, della missione mariana, eccetera, tutte interferenze che svuotano il serbatoio della benzina. La tecnica di Mm. liberazione l'abbiamo vista. Oh, causa esoterica di l'insicurezza verso le sue percezioni. Infatti è data dalle entità mentali, la 3 e la 5 soprattutto. La 5 ha un nome. Ehm,
Imbuto mm, mm, mischiante, sì, imbuto mescolante. Vabbè. Mm. Causa esoterica dell'energia fredda che sente alla coscia sinistra, alle braccia e al piede. Allora, è come se l'APS le mandasse un input, un messaggio per dire guarda adesso perché c'è uno spunto molto interessante per la tua evoluzione. Quindi tutte le volte che lei sente questa energia fredda che le passa, no, sul lato sinistro del corpo, è la PS che vuole allertarla che quello che le sta succedendo in quel momento ha qualcosa di interessante per lei. Quindi è come se le dicesse stai attenta a un certo particolare perché è l'input per indicarti la strada, no? Verso la tua consapevolezza. Picca all'occhio destro. Voglio andarmene da questa situazione. Mi è venuto. Cioè, quando gli fa così è perché eh, non si sente a suo agio. Sì, non si sente a suo agio, vorrebbe scappare. Causa esoterica della fine del suo matrimonio. È come se parlassero due lingue diverse. Cioè, è come se lei dice, ehm, amore, hai preso il pane oggi? E- La minestra sta cuocendosi esatto. l'amore. Mm. Ma è la fiamma? No, 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 no. Ok, perché le si sono abbassate così tanto le frequenze per tutta la vicenda di allontanamento, divorzio, firma? Allora, ti descrivo quello che vedo. Allora, è come se allora, nel momento in cui lei firmerà e si sgancia definitiva, cioè in maniera concreta, ok, dal suo matrimonio, lei farà un salto evolutivo importante. È come se fosse libera di andare, è come se lei fosse un palloncino, ok, che ora è agganciato, diciamo, al braccio del marito, quindi lei tendenzialmente va verso l'alto, ma fino a un certo punto perché è agganciata lì. Quando lei firmerà, viene slegato, no? Il cordino con cui è legata al polso ed è libera di andare più in alto che può. Ok? Quindi le sue interferenze in questo periodo dove lei iniziava a prendere la decisione di separarsi, dove iniziavano a vedersi che non funzionava più, ok? Mm? Ehm, le sue interferenze, soprattutto mentali, eh, aumentavano la loro forza, quindi gli facevano vedere, percepire sempre di più la confusione. E le vibrazioni erano sempre più basse, no? Perché dentro lei era come se l'informazione interna, che è quella reale per lei, dovesse spingere sempre di più contro questa confusione, che quasi, questi pensieri che quasi le dicevano: Ma sei sicura che stai facendo la cosa giusta? Ma sei sicura dove vuoi andare? Ok, e quindi era proprio una fatica tenere duro, ecco. Perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo dell'entità era tenerla col marito perché il marito la costringeva appunto, come dicevo, col palloncino, veniva tenuta giù Mhm. e invece dall'interno lei sa che per andare avanti con la sua evoluzione deve sganciarsi da questa persona. Mm. La nuova persona, la quale ha un po' un'idea fissa ma non grandi convinzioni, è la fiamma? Non ti voglio influenzare, vai. No, 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 ma no, non è, l'ho già visto prima, non è la fiamma,
È lo step 0. Sì, esatto, è L'estrattore l'estrattore ed è anche da questa un'esperienza da situazione. vivere in qualsiasi modo sia, anche se non è un'esperienza amorosa, ma semplicemente prendere le esperienze che lui è disposto a dare, ok? Mhm. Perché inizia a far sì che Emanuela possa iniziare a delineare la sua fiamma, le caratteristiche della sua fiamma. Esiste? O è Ce ne sono grezza o è sei zero. grezze, ce ne sono sei grezze. Però, Mm, quanti bei sassi bianchi che girano mm, intorno a Emanuela. Bianchi come la neve, sì, devono essere ancora disegnati. da cui lei è circondata. Mm. Sì, ce n'è uno più avanti, un po' neve sporca, un po' disegnato, una faccia. Ce l'ha questo sasso. Allora, l'unica più che faccia, su tutti c'è scritta questa caratteristica, aperto a livello di consapevolezza. Quella è una caratteristica fondamentale, cioè che sia curioso di vedere oltre. Mm, anche se non sa, però ci deve essere la predisposizione a vedere le altre dimensioni, ecco. Proprio l'evoluzione, essere disposto a crescere a livello di consapevolezza. Mm. Va bene. Nel cinema che succede? Mm. Allora, il marito, mm, come posso dire, c'è un po' di rammarico, un po' di c'è la consapevolezza definitiva che in effetti non sono fatti uno per l'altra, quindi Mm. è come se si fosse convinto, ecco, della La, cosa. la nuova conoscenza? The New Guy? Allora, è, spaventato, ma non può fare a meno di essere attratto verso Emanuela, ma a livello di... Non vedo tanto come se fossero una coppia perfetta, ma come di conoscenza di cose nuove da parte di entrambi. Sì. Mm. È Mm. un'esperienza da fare, ecco. Mm. Figlio? Il figlio è un po' stranito. Ha preso le informazioni, però ha bisogno di tempo per capirle e elaborarle. Senza Va bene. giudizio, proprio solo un po' così, Portale sconvolto. aureo, tutti i disincarnati di tutta la famiglia di Emanuela, quindi anche del marito, per forza, perché sono sposati. Mm. Non chiamiamo nessuno nel particolare, perché lei non ha voluto, quindi tutti dentro. Sono 345. C'è qualcuno che si fa vivo più degli altri? C'è una prozia di Emanuela. Mhm. E le dice questa cosa qua. Hai le stesse caratteristiche che avevo io. Io non ho avuto l'opportunità di approfondirle. Eh, invece tu hai l'opportunità, portale avanti, perché chiuderai un cerchio. Mm. Vabbè, Mm. non ti trovi in questa affermazione. No, 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 nel senso non mi trovo perché chiudere il cerchio è un po' come dire è roba mia che puoi finire tu. Ecco, gliela trasmessa un po' in questo senso. Invece, secondo me, c'è, eh, diciamo che può aver preso,
degli strumenti da questa prozia a livello inconscio, quindi le due PS si sono passate un'informazione, ma poi eh, Emanuela la deve elaborare in maniera indipendente, ecco. Quindi la vedo un po' incastrata la prozia, la vedo incastrata appunto in questa sua non essere riuscita a fare quello che voleva. Mm. Come Vabbè, se- vada nel portale Auro, esatto. in automatico, lì si risolve Sì, tutto. esatto, sì, sì. Mhm. Sono entrati tutti. Benissimo, lo chiudiamo. Mhm. Offriamo, visto che ce l'ha chiesto, una VIC a quelli che sono nel cinema. Velocemente, perché in realtà noi siamo qui per Emanuela e Mhm. non per quelli nel cinema. Sì, fatto. E andiamo al cluster e all'avatar contemporaneamente. Lei adesso mette in pratica, in eterico, quello che ha visto fare, per esempio, a me con i caldi abbracci, no? Quando inseguivo Mm. la strega, me ne sono andato direttamente da lei, non mi sono messo lì a seguirla, perché Mm. seguirla e inseguirla è qualcosa di fisico, Mm. cioè coerente con il videogioco Matrix. Bisogna compiere un atto per colmare uno spazio. Lo spazio non esiste. Quindi lei può andare contemporaneamente nel cluster, nell'avatar, verificare che tipo di contratti ha nel cluster, che faccia ha l'avatar, come è vestito, cosa Mhm. fa, eccetera. Con una mano butta in un portale definitivo 1 e con l'altra i contratti. Compreso il contratto, mi diceva quando tu eri un attimo assente dal video, del Cini, che Mm. di fatto non ha realizzato né lei Mhm. né nessun altro, ma Ah. che in realtà ha dovuto confermarlo. Mm? Mm. C'è comunque un contratto Mm. che lei con la penna ha dovuto firmare, Mm. ma nessun ago è entrato nel suo Mm. avambraccio, Mm. Mhm. spalla. Ok. Mhm. Mm. Ok. Lo vedi? Come lo vedi? Spicca? Se c'è. Allora, è diciamo loro, diciamo, a livello energetico è stato accettato da, diciamo, qualcuno nel mondo anche questa opzione, perché è come se un po' avessero voluto comunque tenerli in scacco. Non fisicamente nessun problema, a livello energetico, no? Siete ancora sotto la nostra giurisdizione, tra virgolette. Mm. Ma io vedo lei che l'ha fatta, cioè, con una grossa rabbia, una forte rabbia, forte, forte, ok? E quindi c'è tutto questo carico che spinge. E in eterico ho visto proprio che lei ha tagliato questa cosa, l'ha proprio tranciata e si è liberata e questo aggancio è svanito proprio nel nulla. Bene, già che c'è si fa anche una pulizia del Mm, corpo emozionale. mm. Eh sì, infatti, sì, sì, I portali assolutamente. definitivi sono aperti, usiamoli. Mhm, Poi ci butta pure la differenziata mhm, e i vestiti vecchi. mhm, Poi ha visto le nostre 5 lettere le nostre 5 ad mm, eternum sulle 5 lettere Wicca. Può metterci mhm, 5 ad eternum anche lei, sì. o uno così a simbolo, uno nel cluster, uno nell'avatar. Uno se lo mette in testa perché vuole rendersi più carina, uno se lo mette nella macchina perché c'ha freddo. Questo per dirle che se lo può mettere dove Ovunque. vuole, Mm. ovunque. Intanto l'eco che non c'era da tanto tempo è tornato, mio. Tu lo Anche il senti? mio già 3 o 4 volte questa sessione che le sto buttando nel portale l'oblio. Che è? Quello del trono? No, sono ancora gli altri. Il protocollo? Mm, Il foglio protocollo del tema? sì.
Cosa ridi? Quello che non aveva mai nessuno. È bellissimo perché cioè li vedo proprio lì che disegnano come dei bambini con la frusta. Io c'avevo un Dietro i compagno che ne aveva tanti, io l'avevo, però c'era qualcuno che non l'aveva, andava da lì, lo chiedeva e quello si faceva pagare 50 centesimi di lire. Ah sì, c'era qualcuno anche nella mia scuola, mi Se ricordo. mi riconosce adesso mi dirà morte che t'è morto. Era una cosa così, tipo morte che t'è morto. Vabbè, che ne sai, che sto parlando di te, scusa. Eh. Poi faccio quel cazzo che vuoi. No, parolacce. Cosa fa Emanuela? E niente, ha fatto tutto, ha messo tutti gli ad eternum. Si sente talmente vibrare alto che adesso è in un momento di... Si sta proprio godendo queste vibrazioni alte con tutti gli ad eternum che ha messo, vibra proprio alto e si sta lasciando proprio andare a questa vibrazione. A Cioè, quanto la vedo vibra? proprio 680. Vibra effettivamente molto alto. Mm, La strega Wiccan a quanto vibra adesso? 300 milioni. Il mio Wiccan a quanto vibra adesso? 220 milioni. A quanto sta la consapevolezza di Emanuela? 208. Quanto è la PS? 65. Vite 1239. e cervello, nonché capacità medianiche. 9,6. Ottimo. Che messaggio vuole lasciarsi? Questo messaggio è fondamentale. Allora, vivi qualsiasi esperienza che ti si presenti in maniera, come si può dire, indagatrice, cioè, Mhm, no? Non so se mhm. ho reso l'idea, proprio vivere ogni esperienza per prendere un pezzo di consapevolezza e soprattutto, importantissimo, prendere una caratteristica con cui disegnare la tua fiamma. Un'altra cosa, in ogni esperienza, se ti ricordi, prova a dare un numero alla vibrazione che senti. Questo per allenarti proprio a sentire e vedere le vibrazioni, come cambiano e come proprio imparare a gestirle. Quindi non si deve preoccupare di fare le liberazioni a destra e a sinistra, No, perché poi se il metodo è valido oppure no, ma che è sta liberazione? Vai a, infatti. vai a interferire qualcuno che Mm, magari non ha nessuna voglia, poi liberato da cosa? mm, Ne vedo abbastanza grigio su sta cosa. mm. Stai a pensare a questo o quell'altro e non pensi a Eh questo sì, infatti. percorso, Mm, di mm, cui mm, sei mm, l'unica che può, detentrice mm, dei permessi, mm. se ci pensi bene. È più L'unico che ha. efficace se lei appunto facesse vedere concretamente quello che fa lei per sé, no? E quindi gli altri poi possono prendere l'esempio. Ci pensi messa così è molto più efficace. Mm, Se ci pensate bene, l'unico che ha i permessi per attuare dei cambiamenti in qualcuno è noi per noi stessi. mm, Infatti, noi quando facciamo una sessione di ipnosi chiediamo l'autorizzazione. mm. E quindi siamo, in questo momento io sono Emanuela e tu sei Emanuela. Sì.
Questo messaggio finale, poi chiudiamo, perché abbiamo finito, è molto interessante perché io volevo fare una domanda stupida che poi con la tua considerazione diventerà una domanda intelligente. Emanuela, Mm, togli la E, Manuela. Manuela è una canzone di Julio Iglesias che chiamiamo perché è mm, ancora vivo. 350 milioni di dischi venduti, anno 1943, ha i suoi annetti. Se voi l'ascoltate, è ipnotica. Si mm. ride sicuramente perché è una cosa un po' da soap opera così, però a un certo punto prende un attimo un po' anche la testa, questo Manuela ripetuto alla fine di ogni verso della canzone. Perché? Tu la conosci la canzone? No, sto guardando in eterico. Ok. Allora, mentre tu, Un aspetta, ti senso di... concentri. Mm. Il nome ha un senso, la sequenza di parole in eterico è come se facesse Manuela, così. Mhm. Allora, in Speriamo che non ci eterico... sia copyright. Allora, Troppi pochi secondi. mm. Allora, in eterico è come se ci fosse una cadenza che ipnotizza la persona, ok? Che l'ascolta. Quindi in eterico vedo una linea Mhm. dove che in eterico è la persona che sta ascoltando la canzone cammina su questa linea, ok? E in maniera cadenzata, quindi ritmica, c'è tipo un tamburo che fa così, ok? Mhm. E che aggancia la persona. E poi Manuela è proprio, infatti anche la musica è fatta seguendo l'energia della parola, fa Manuela, infatti fa Manuela, no, e va su. Mhm. Quindi è proprio questa cosa. Il significato della parola Manuela crea una conca in Mhm. eterico dove la persona cade, lascia l'energia, tra virgolette, e poi riva. Quindi è un furto di energia. Sì, Ogni volta che c'è la canzone si ruba l'energia di chi sì, l'ascolta. sì, prima ti ipnotizza e poi quando sei pronto, tra virgolette, pum. Mm. Va via. Quindi il messaggio della PS di Emanuela era cogli ogni occasione per capire le cose, capire la vibrazione, se questa cosa fa bene per te, se vuoi andare, come questa canzone. Dalla quale analisi della canzone non entriamo, che adesso vivremo solo in un silenzio nero, No, eccetera, ma per infatti. esempio si possono trasformare le canzoni Mm, in frequenza 432, conosco una esatto. persona che l'ha fatto, si selezionano le canzoni e Mm, si trasformano in 432, se si vuole ascoltare la musica si potrebbe ascoltare così. C'è un esatto. lavoro dietro, ma Bello. un Mm, percorso di consapevolezza comporta della fatica e mm. dell'azione soprattutto. Po- Mm. Posso Mhm. aggiungere una cosa? Sì. Ehm, il lavoro che stiamo facendo in questo periodo, proprio a 360 gradi, quindi vari aspetti, sia ambientale, musica, fiamme, ok, stiamo facendo tanta ricerca di tutti i tipi. Secondo me, se le persone lo seguono attentamente, potrebbero veramente ricevere tanti spunti per alzare le vibrazioni quotidianamente. Quindi questa cosa la volevo Brava. puntualizzare. Come vedi Emanuela? Ecco, adesso è scesa, cioè prima era ancora che vibrava altissimo, no? Quindi la vedevo proprio così sospesa che si godeva le sue vibrazioni alte. Adesso è tornata in piedi e gli si è aperta davanti, ehm, chiaramente, proprio molto chiaramente, la via da seguire, ok? Ed è delineata da un arco viola. Quindi ogni volta che lei vede l'arco viola sa che quella è la direzione. Mm.
Ok, dei 6 sassi bianchi sono sempre così? Ce n'è uno più delineato? No, per ora ancora no. Sono sempre così. Perfetto. Mhm. Abbiamo finito di sconnetterti da tutto e tutti e noi torniamo.